Ormai siamo quasi a fine estate e guardate il tempo come sta cambiando. Rischiamo di prenderci dell'acqua anche noi. Mi sa che sta arrivando il temporale. Cosa mi dici, amore? E ce l'aspettavamo, ancora ci aspettavamo questo temporalone. Se si sfoga tra oggi e domani siamo contenti, siamo un po' più tranquilli. L'acqua era ancora 29 gradi e 2 stamattina, quindi l'energia si deve scaricare. L'unico problema è che abbiamo due barche qua vicino, tutte e due con albero in carbonio. Spero che non ci facciano da Fahrenheit. Noi abbiamo preso tutte le misure precauzionali necessarie. Cosa devo dire? Siamo qui, aspettiamo di vedere quello che succede. Ora ce ne andiamo al riparo. È anche affascinante se uno non fosse preoccupato. Buongiorno Simone. Buongiorno cara, tutto Ci bene? salutiamo tra poco. Certo, Eccolo Giorgio. buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene ragazzi, voi? Bene, tutto bene, buona domenica. Anche a te. Di ripartenza siete? Partiamo a brevissimo. Bravo. Abbandonare Lipari e la Buona Fonda. Mao? Sempre con un velo di tristezza. Cerchiamo di non piangere oggi. Ecco qua il team della Buona Fonda. Sono tutti di schiena perché vogliono far vedere il logo. Facciamo pubblicità. E allora ci facciamo una bella foto assieme di ricordo. Posto libero? Sì? Manca il doppino qui, dimmi tu. Lì, ok? Ciao ragazzi, un bacione, grazie di tutto. Ci mancherete. Ciao. Ciao ciao. Mauro, non piangere. Ciao. Salutate i bimbi. Eccoci domenica mattina. Abbiamo purtroppo salutato i nostri carissimi amici della Buona Fonda di Lipari, dove con sempre un pizzico di dispiacere dobbiamo lasciare ogni anno. Però questa volta ci siamo promessi di rivederci un po' prima del solito. Chi ci seguirà nei nostri video successivi scoprirà perché. Abbiamo in programma tantissime cose e lo mostreremo a tutti voi. Chi ci vorrà seguire capirà il motivo. Comunque, Lipari sullo sfondo. Abbiamo imbarcato ieri pomeriggio i nuovi ospiti, poi ve li mostro. Purtroppo è arrivato il momento di lasciare le Eolie. Faremo ancora un'isola, sosta in un'isola questa sera e poi lo abbandoniamo. Ecco Chris, Buongiorno. Karen, Deborah e Elghe. Mauro è un po' triste perché ce ne andiamo dalle Eolie. Triste? Un pochino. Quando lasciamo le isole siamo sempre un po' tristi. Però siamo felici perché andiamo in nuovi posti e vediamo nuovi luoghi. La navigazione a motore prosegue. Abbiamo lasciato Lipari, passati nel canale a sud di Lipari, fra l'isola di Lipari e Vulcano. Ora ci stiamo dirigendo a Filicudi che abbiamo qui davanti.
Oggi è una giornata strana, stanno arrivando altri temporali oltre a quelli che abbiamo preso nelle settimane scorse. Il cielo è diventato completamente grigio, situazione un po' ambigua e diciamo che un po' ci preoccupa, però questa notte dovremmo riuscire a starci alla boa di Pecorino Mare a Puglia. Sei terribile con questi paia doppi di occhiali. Siamo arrivati alle punte dell'isola di Filicudi. Praticamente siamo nella zona limitrofa a Capo Graziano, dove sulla metà costa, più o meno in questa direzione, ci sono i resti di un villaggio preistorico. Quindi la dimostrazione che Capo Graziano e l'isola di Filicudi sono state abitate già periodo preistorico. Abbiamo qua i nostri ospiti, Chris. Poche barche, ormai siamo a settembre, quindi il nostro viaggio di trasferimento verso Trapani e le isole Egadi ha fatto sì che il primo giorno di navigazione verso le Egadi ci fermassimo comunque a Filicudi. È un'isola che, ripeto, noi amiamo tantissimo e che ci fa piacere poter presentare anche ai nostri ospiti americani e svizzeri. E giù sullo sfondo abbiamo Alicudi. Vediamo che cosa sta preparando la Betty. Cosa ci prepari di buono oggi? Acciughine fritte, insalata, pomodori, un po' di verdure, un po' di formaggio, un mix sano e genuino nonostante il fritto. Dopo una sosta pranzo e anche una sosta relax, quindi riposino un po' per tutti, per chi altri un bagno, e ora ormai sono le 5 passate e ci dirigiamo alla boa di fronte a Pecorini a Mare e andiamo a salutare gli ultimi amici rimasti su quest'isola prima che lasciamo le Eolie. Ebbene sì, domani lasceremo le isole Eolie con un po' di dispiacere, ma le lasciamo. E questo è Pecorini a Mare. Ecco che arriva il nostro filicudaro preferito. Peccato che è gobbo, vabbè, comunque. Vieni su. Ciao Giallo. Scendiamo a terra a Pecorini a Mare. Ultimo giorno alle Eolie, ultima sera a Pecorini a Mare. Il salon. E buongiorno a tutti da Filicudi, Pecorini a Mare. Notte molto tranquilla questa alla boa e oggi diamo il saluto alle Eolie. I ragazzi stanno facendo colazione in pozzetto e noi ci stiamo preparando per navigare
direzione costa nord siciliana. Quasi pronti. Finiamo le colazioni. Il vento, un po' di venticello da est a sud-est, si sta alzando, e il che non è male, un po' ci spinge. Dobbiamo lasciare anche Pecorini quest'anno, e quindi filicudi. Lasciamo le Olie, Già, sempre con un velo di tristezza. Lasciamo Gianluca, lasciamo gli amici. Gli amici dei Lipari li abbiamo già salutati. Ma prima di lasciare le Olie facciamo ancora una puntatina veloce alla canna. Quindi portiamo i nostri ospiti che non la conoscono, soprattutto Chris e Karen, che vengono da Colorado, da Vail, nota località sciistica delle montagne del Colorado, e gli facciamo vedere le montagne della Sicilia, quelle che escono dal mare. Questa è la grotta del Bue Marino. Questa insenatura qui, con le boe rosse davanti. Vi svelo una chicca che una filicudara diversi anni fa mi ha raccontato. Praticamente i filicudari un tempo venivano a festeggiare la Pasqua qua dentro. Infatti in fondo a questa grotta, che è profonda 25-30 metri al massimo, c'è una spiaggetta con dei ciottoli, quindi sassi tondi, e c'è anche un sasso molto grande che veniva utilizzato come tavolo, e i vecchi filicudari venivano qui a festeggiare la Pasqua, utilizzavano questa pietra come tavolo, e poi tutta la famiglia, essendo qui in pochi, una grossa famiglia, venivano e festeggiavano qui, mangiavano, bevevano, così stavano anche al fresco nel frattempo. Mauretto, alla grotta Del Bue Marino, the di? cave of the marine cow. Wow! Cave of the Married Cow. Lasciando le Olie riusciamo ad andare anche un bel po' a vela. Mi auguro che il vento prosegua giusto fino in Sicilia, perché la nostra rotta, la nostra direzione di questa giornata è Cefalù. Abbiamo 40 miglia da fare da qui, dalla canna di Filicudi, e al momento il vento viene da sud-est, insomma abbiamo una bella bolina larga che ci aiuta e ci fa veleggiare a 6 nodi di velocità. Il vento non è fortissimo, però stiamo andando bene, insomma. Per ora proseguiamo così. Ciao Eolie! Una lacrimuccia scende sempre quando ce ne andiamo. Mi dispiace sempre, perché sono isole che adoriamo, se non si era ancora capito. Visto che il video precedente l'abbiamo interamente dedicato a queste meravigliose isole e ai suoi abitanti. Un po' a vela, un po' motore, ma procediamo. E intanto ci facciamo un pranzetto veloce.
e finalmente dopo quasi 35 miglia inizia a intravedersi la Sicilia. Oggi giornata di foschia, quindi si vede poco tutto, sono in arrivo nei prossimi giorni temporali, quindi il cielo ha questo aspetto un po' lattiginoso, un po' di nuvole sparse. Noi comunque siamo ormai a una decina di miglia da Cefalù e ci fermeremo in porto Cefalù questa notte. E così i ragazzi avranno la possibilità, e anche noi, di visitarsi il paesino, che è sempre gradevole, grazioso, e speriamo che adesso, essendo già settembre, inizi a esserci un po' meno turismo, perché solitamente è un paesino molto turistico. I ragazzi sono un po' sparsi, c'è chi dorme a prua, c'è chi dorme in cabina, c'è chi legge, c'è chi lavora al computer, insomma. È una giornata dedicata alla navigazione. Ora siamo a vela, vele piene, il vento però è calato decisamente, abbiamo solo 5 nodi e quindi un po' di motore ci aiuta e ci spinge per permetterci di arrivare a Cefalù un po' prima. Ormai ci siamo, Cefalù l'abbiamo proprio qui, a 2 miglia di distanza, ma vediamo prima di fermarci a fare un bagno a sinistra del porto, dove c'è una rada, una bella rada, così ci rinfreschiamo un po' dopo una lunga navigazione. Sono quasi le 5 del pomeriggio, siamo partiti stamattina verso le 9 e quindi è stata una lunga retta, 40 miglia e purtroppo vento non ce n'è stato molto, quindi un po' velo, un po' motore, abbiamo proseguito. E adesso abbiamo raggiunto la costa siciliana e la costeggeremo per tutto il resto della settimana. Il popolo sta facendo il bagno in quel di Cefalù. Oh, finalmente un bel bagnetto, dopo tante ore di navigazione un bel bagnetto ci stava proprio. L'acqua qui è splendida, ora siamo un po' contro il sole, però il colore è meraviglioso. Allora, siamo arrivati sulla terraferma, insomma, l'isola madre, Sicilia. Un po' più grande di isolotto, ma che effetto ti fa? Ma strano, l'ho detto prima, un po' strano, però ci abitueremo. Adesso ci siamo fatti un bagno qua fuori dal castello e adesso entreremo in porto. A Cefalù.